ed esplode. E ciao sbarbati e bentornati sul canale del vostro amichevole tonsore di quartiere. Allora, oggi parliamo di un brand che mi sta particolarmente a cuore per il semplice motivo che i suoi prodotti mi piacciono veramente tantissimo. Cominciamo subito. L'avrete letto sicuramente dal titolo, sto parlando di Terry's Soap. In realtà il nome dell'azienda sarebbe Hwaeon Soap Company, però poi hanno anche questo sottotitolo un pochettino più occidentale, quindi Terry's Soap, i saponi di Terry, e noi li chiamiamo così affettuosamente lo zio Terry, che ringrazio per avermi inviato non solo questo sapone dopo barba che è Blooming Season, ma anche altre chicchette che vedremo nel corso di questo video. Quindi diciamo, a parte rasoio e pennello che non sono suoi, abbiamo un pre-barba che funge anche da shaving gel e ragazzi, questa è per quanto mi riguarda una chicca di un lusso veramente non indifferente. Questa ciotola in bronzo, ma ne parliamo veramente tra pochissimo. Pure la vanga in bronzo, guarda che roba, pure grossa. Anzi, questa non è soltanto una ciotola ragazzi, questa è una campana tibetana, guardate. Questa è per la meditazione, tanta roba, vabbè. Scherzi a parte, cominciamo subito. Allora, vi dico la verità, non è perché me li ha mandati, perché io dico sempre quello che penso, anche quando me li mandano certe volte mi è capitato di dire, vabbè sì è buono, però magari non ne vale neanche la pena di prenderlo dall'America, pagare i dazi. Ragazzi, questo pagateli quanto volete. Cioè, pagate il prodotto, la spedizione, la dogana, se volete pagare un po' di meno ve la smezzate con un amico, ma questi sono prodotti da 10 e lode. Punto! Il set che proviamo oggi si chiama Blooming Season e ha una profumazione meravigliosa ragazzi. Questa è ispirata a Neroli Portofino di Tom Ford ed è letteralmente un Neroli. Però solitamente il Neroli, io facciamo una cosa, comincio a dargli, di solito lo prelevo con il pennello, però oggi abbiamo la ciotolina con la vanghetta, quindi diamo una spalata, anche perché la pasta di questo sapone è piuttosto morbida, vedete che la ditata resta, quindi quando vado a prelevare con il pennello in realtà molto spesso ne prelevo più di quanto non servirebbe perché è molto morbido e soprattutto la resa è molto molto alta. Ne prelevo un pezzettino, in realtà probabilmente così è anche troppo, capito? Però già che ci sono vi faccio anche vedere l'inci di questo sapone perché in realtà è particolare ed è al momento l'unico produttore che ho visto utilizzare un ingrediente in particolare che potrete leggere qui dall'inci, che a questo giro è scritto bene chiaramente, che è horse oil, olio di cavallo. Praticamente è il grasso del cavallo, il tallo di cavallo. Ecco, non l'ho mai visto utilizzare da nessuno. Abbiamo visto tallo di tasso, di orso, di mucca, di quello che vi pare, ma di cavallo effettivamente ancora mi mancava, ok? Questo è un set che ho usato tantissimo per tutta l'estate perché la profumazione, come vi dicevo poco fa, ispirata appunto a un Tom Ford che si chiama Neroli Portofino, è veramente molto molto fresca, molto bella. Non è un Neroli di quelli che senti nei profumi da signora, no? Perché il Neroli solitamente è una profumazione molto femminile e anche un po', diciamo, anziana, però questa no. Questa è molto più fresca, ha delle note floreali, leggermente muschiate, questa è veramente buona ragazzi, veramente poco da dire. Prima di cominciare con il sapone mi metto un pochettino di questo pre-barba che come vi dicevo funge anche da shaving gel in realtà. Allora vi dico la verità, con i set suoi questo neanche serve, ok? E soprattutto può fungere meglio da shaving gel che come pre-barba, anche se questo se lo volete utilizzare come pre-barba vi do un consiglio, mettetelo e lasciatelo applicato per 5-10 minuti, perché applicato subito in realtà non farà tanto la differenza. Io adesso me lo metto e lo coprirò subito, però e quindi diciamo che non lo avrò utilizzato in maniera ottimale, però vi posso dire che invece messo una decina di minuti prima della sbarbata effettivamente si sente che la barba si ammorbidisce molto. Questo è a base di acido alginico, acido ialuronico e allantoina, poi c'è anche il resto dell'inci che sta sempre qui dietro, ok? E poi c'è un sacco di scritte in coreano che non vi posso e non vi so leggere, non ha profumazione e ripeto, come shaving gel questo secondo me è ottimo perché è scivolosissimo, quindi anche a quei saponi, no, che non sono particolarmente potenti, diciamo, un saponcino da banco così, lui gli può dare quella spinta in più. Sui saponi suoi non serve. Ultima cosa, prima di montare il sapone, la
ciotola. Guardate qui, allora questa è fatta, vi lascio il cartellino così ve lo leggete, ok? Questa è stata, diciamo, forgiata praticamente da un artigiano coreano che è proprio, diciamo, un maestro nell'arte dello yugi, che sarebbe praticamente il bronzo coreano, una lega di stagno e rame, praticamente bronzo, ok? Con delle proporzioni precise, ma ragazzi vi posso dire la verità, in foto a questa ciotola non gli davo una lira, non gli davo veramente una lira, però poi presa effettivamente in mano pesa un botto, è solida, c'ha dei riflessi veramente belli e poi essendo in bronzo questo diciamo uno di quegli oggetti che invecchia con te, no? Quindi creerà piano piano quella patina e vediamo un pochettino, io adesso comincerò a utilizzare lei perché io in realtà ho sempre usato una ciotolina in metallo e mi sono sempre trovato benissimo. Con questa praticamente ho fatto l'upgrade. Costa tanto, ma dietro c'è una craftsmanship pazzesca. Ho parlato abbastanza, cominciamo con il nostro fidatissimo Boti N3C sintetico, bello, ben bel fusto, questo è uno dei miei pennelli preferiti e chi mi conosce lo sa perché è uno dei pennelli che avrete visto di più in questo canale probabilmente. Cominciamo un pochettino a prelevare il sapone dalla ciotola che ha anche le solite scanalature, no? Che aiutano a schiacciare il sapone e a farlo, diciamo, entrare meglio all'interno del pennello. Ora vi ripeto, io ne ho prelevato veramente tanto, non serviva tutta questa quantità e infatti penso che un pochettino mi resterà nella ciotola, però io intanto prendo quello che posso e comincio a montare in viso. Ok, prelievo fatto, questo è tutto il sapone che è entrato nel pennello, non ce ne entrava altro, comincio a montare in viso, nella ciotola ho messo un pochettino d'acqua, così nel frattempo continuiamo a prelevare acqua per montare il sapone. Come vi dicevo poco fa, questi prodotti si possono acquistare per ora solamente dal loro sito, quindi con non indifferenti costi di spedizione e importazione. Ripeto, veramente ne vale la pena, però comunque fate le vostre valutazioni. Vi lascio i link in descrizione qualora voleste dare un'occhiata a tutti i prodotti che hanno. Nel frattempo vi dico anche che se fate una ricerca, insomma, molto breve all'interno del loro sito, leggerete che lo zio Terry è un chimico in realtà, quindi è una persona con decine anche di anni di esperienza, si è messa a fare questi saponi da barba e vi posso dire che secondo me, dopo aver provato un bel po' dei prodotti, si vede la differenza di un prodotto fatto da un appassionato che può essere buono quanto volete, assolutamente non... è indubbio lo studio che può fare anche un appassionato rispetto a un professionista, però quando c'è un professionista dietro che sa effettivamente quello che fa e riesce un po' a prevedere, no, anche le reazioni dei vari elementi che mette all'interno di un prodotto, beh, si vede. Non ho ancora terminato di montare, però guardate già così, anzi vi faccio anche un piccolo zoom, guardate che lucentezza questa schiuma, ma poi voluminosa, non prende, no? Non diventa vaporosa, mi ha stupito veramente dal primo utilizzo che che l'ho usato, è stato amore a prima vista. Amo quando scienza e artigianato si fondono e escono fuori questi mostri. Allora, io direi che per una prima passata soddisfacente ci siamo, il sapone è ben montato, profumazione che mi invade le narici, che ve lo dico a fare, quindi cominciamo con la prima passata e come rasoio utilizzeremo il mio adorato Game Changer 84P che avrete già visto su questo canale e anzi vi lascio il link qui nelle note. Me l'aveva prestato il buon Doc Marco Petrullo, alla fine me lo sono comprato, o meglio, me lo sono fatto regalare. Grazie a chi me l'ha regalato. Se state guardando questo video, grazie ragazzi, che voglio bene. Prima passata. Del rasoio non ve lo devo neanche dire che cosa penso, ma quello che lascia il sapone sotto come scorrevolezza, come già morbidezza della pelle percepita, è qualcosa di fantastico.
La prima passata è andata alla grande, direi di continuare con la seconda. Quello che rende speciale la formula di questo sapone è appunto l'horse oil, l'olio di cavallo, mi fa troppo ridere, vabbè, il tallo del cavallo che appunto rende questa formula particolarmente ricca a livello, no, di grassi, e infatti anche il post rasatura è veramente qualcosa di notevole. Tra l'altro ho un piccolo aneddoto per voi, quindi rimanete fino a fine video e vi faccio fare un sorriso. Non è niente di che, eh. Come vi raccontavo, questo è un prodotto che ho utilizzato veramente tanto in estate, sia perché la profumazione è veramente buona, sia perché appunto la formula è una di quelle che proprio metti, monti, vai alla grande e hai anche un post infinito. Come vedete, con il quantitativo di sapone preso a inizio video, che in realtà non sono neanche riuscito a prelevare tutto, siamo riusciti a fare anche una seconda ricca passata, proprio, guardate, al pari della prima. Questa ovviamente è ancora più idratata perché ci ho messo ancora più acqua, però la crema tiene veramente che è una meraviglia. Potrei andare avanti tutto il pomeriggio. Pazzesco. Seconda passata di Game Changer. Anche la seconda passata è andata, io sono bello liscio, zero irritazioni, zero tagli, tutto fantastico, mi sciacquo il viso, facciamo un piccolo resoconto sul sapone, su tutti i prodotti e poi vi racconto pure quella cosa che vi volevo dire. Allora, rieccomi, viso sciacquato, questo è il sapone che è rimasto all'interno del pennello. Guardate che meraviglia! Ripeto, non ero neanche riuscito a prelevarlo tutto quanto con il pennello, quindi una resa veramente elevata. Il piccolo Razorok si conferma uno dei miei rasoi assolutamente preferiti, ma torniamo al sodo, il nostro sapone dello zio Terry, come si è comportato? Ragazzi, si è comportato benissimo. A volte non serve neanche parlare, basta semplicemente guardare il video con occhio critico e vedere un po' quello che combina chi lo utilizza. Il post è ottimo, non mi lascia un effetto di sgrassato, anzi sono bello morbido, idratato, elastico. Passiamo anche al dopo barba, che è un dopo barba con alcol. Vi lascio lì, vi faccio vedere l'inci anche in questo caso e adesso vi racconto un aneddoto un pochettino simpatico, ci metto poco, prometto. Allora, questi after di Terry arrivano all'interno di un tubo di cartone che insomma li protegge anche durante la spedizione, che giustamente vengono da 3 miliardi di chilometri di distanza, però c'è stato un disguido, tra virgolette, ma non è colpa di nessuno, è più colpa mia. Sulla scatola c'è scritto alcohol free aftershave, mentre invece sulla boccetta è scritto proprio aftershave e nell'inci viene menzionato anche l'alcol. Cosa succede? Un paio di settimane fa un mio amico mi fa: Simone, guarda, c'avrei bisogno di farmi la barba, però non riesco, mi faccio sempre male, mi potresti dare una mano tu? Mi vieni a fare tu la barba? Capirai, a me quando mi chiedi queste cose mi inviti a nozze praticamente, quindi mi sono preparato lo sciavettino, mi sono portato lui perché io volevo fare un pochettino l'esperienza olfattiva, no? E dico, porto questo che è senza alcol, io l'avevo già utilizzato tanto durante l'estate e davo per scontato che fosse senza alcol perché io non lo sentivo mai bruciare, anzi, intanto me lo metto, tra l'altro,
patti chiari, amicizia lunga, non si vede, ma non ci sono separazioni, sospensioni o altro. Bravo zio Terry, per questo dico che questi sono set da 10 e lode, veramente. Allora, insomma, vado da questo mio amico che tra l'altro, lui ha i capelli rossi e diciamo, solitamente i rossi naturali hanno una pelle veramente tanto tanto sensibile, chiara, quindi non potevo portargli un latte alcolico. Ecco, adesso lo sento bruciare in realtà. E ho dato per scontato che questo fosse senza alcol. Dico, vabbè, non mi andava di portare la solita cremina, no? Volevo fargli una cosa un pochettino più carina, più profumata. Vado lì, gli faccio la barba con lo sciavetto, con non poca difficoltà, perché comunque non è che solitamente io rado le persone che non sono un barbiere, però vado lì, cerco di fare il più piano possibile e vabbè, ovviamente proprio pelle talmente delicata che passavi il rasoio anche piano piano e gli rimaneva la striscia rossa, ragazzi, porello, mi è dispiaciuto per lui. Vabbè, finisco tutto quanto, metto il dopo barba, ed esplode. Dico, oddio, ma che? T'ha bruciato? Eh sì, mi ha bruciato un sacco. Porca miseria, magari ti ho dato fastidio alla profumazione. Oh, ma questa era senza alcol, ma com'è possibile? Magari qualcos'altro all'interno del dopo barba. Allora lui prende la boccetta, la legge, e fa, Simo, ma qui c'è scritto alcol denaturato. Faccio, ma come alcol denaturato? Scusa, sulla confezione c'è scritto alcol free. E qui non c'è scritto alcol. E qui sì. E niente, alla fine siamo arrivati alla conclusione che questa è solo la scatola del dopo barba senza alcol e ho rischiato di distruggere la pelle di un povero amico. Mannaggia. Vabbè, questi sono i rischi del mestiere. Io me ne metto un altro po' perché anche qui abbiamo un prodotto formulato da Dio che non unge, non appiccica, lascia la pelle morbidissima. Sì. Adesso bruciacchia un po' effettivamente. Io quest'estate l'ho usato e non lo sentivo bruciare, quindi ho dato per scontato che fosse alcol free, capito? Vabbè, che tocca fare? Ragazzi, io vi ripeto, allora, il costo dei prodotti del sapone e del dopo barba è, diciamo, medio, siamo tra i 20 e i 25 euro in base alla profumazione del sapone, in base alla formula. Terry fa anche una formula vegana senza tallo di cavallo che proverò, comunque ne ho altri di saponi, quindi fatemi sapere se vi piacciono questi prodotti, vorreste vederne di più e io ci dedicherò altri video. La ciotola, allora ripeto, questo è un oggetto di lusso, costa sui 95 euro. Va bene anche una normalissima ciotola di metallo, ok? Però se vi volete fare un regalo, se volete fare un regalo, è veramente veramente bella, quindi alzo le mani. Il pre-barba in questo caso non mi è servito e l'ho utilizzato anche a sproposito, quindi vi consiglio di utilizzarlo applicato per 10-15 minuti e poi cominciate il sapone e tutto quanto, lì vedrete che fa la differenza. Sapone si comporta alla grande, ragazzi, 10 lode, anche per la profumazione. Dopo barba, stessa cosa, siamo su tra i 40 e 50 euro al set più o meno. Bisogna aggiungere appunto i costi di spedizione dalla Corea che non sono indifferenti e la dogana, solitamente siamo sui 30-40 euro. Quello che vi posso consigliare io, magari fate un acquisto di gruppo, comprateli con un amico, dividetevi le spedizioni, ma ecco, questo è uno dei pochi set, come vi dicevo all'inizio video, che vale la pena effettivamente importare, perché sono veramente tra i migliori prodotti che proverete probabilmente. Per il resto io penso di avervi detto tutto, mi vado a godere questa profumazione per qualche altro minuto sulla mia faccia, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!